Ciao a tutti, E benvenuti a una nuova puntata di una tazzina veloce. il podcast di Italiano Espresso. Dunque, Francesca, oggi ho pensato di parlare di un tema che interesserà sicuramente molto ai nostri amici stranieri che non sono italiani, ed è il rapporto tra noi italiani e le lingue straniere, le parole delle lingue straniere. Cioè, se tendiamo a usarle troppi, ne usiamo troppo poche, non le conosciamo. Cosa ne pensi? Allora, penso che in generale gli italiani conoscono poco le lingue, quindi sono in Verissimo. generale abbastanza ignoranti sull'inglese, che sarebbe, diciamo, la lingua basilare da conoscere. No, we speak the English very good and we know all the languages. Esatto, e quindi sì. Però abbiamo questa tendenza, ed è una tendenza che soprattutto viene dal nord Italia, Da una regione, da una da regione in una zona, particolare. milanesi, Esatto. parliamo di voi. Una tendenza ad adottare moltissime parole appunto dall'inglese, pur magari non conoscendo bene questa lingua. E è una Infatti, tendenza che è nata secondo me negli anni '80, no? sì, quando è arrivata la tecnologia, un po' la L'industrializzazione. globalizzazione. Sì, infatti io e la Franci stavamo facendo una call per fare un briefing e E adesso facciamo un podcast. facciamo un podcast e insomma è una nostra feature che facciamo sempre. E siamo, insomma, poi facciamo l'happy hour dopo. Voi scherzate, però noi prendiamo in giro, soprattutto i milanesi, devo dire, perché quando parlano inseriscono termini inglesi ovunque. Alcuni li usiamo tutti i giorni e dobbiamo usarli, come ad esempio email, è un termine che ormai tutti gli italiani utilizzano perché dire si dice anche posta elettronica, però sembra una cosa che potrebbe dire mio nonno. Posta elettronica, una posta che va tramite lettere, non è una posta elettronica. Quindi è più facile dire email. Però è vero che hanno un po' questa tendenza. E a volte li italianizzano anche. Ti Sì. briffo su una cosa. Sì, si creano anche dei verbi, no? E si importano di solito nella prima coniugazione. Quindi Google diventa Lo googolo. googolare. No. Googolare. No? È vero, lo diciamo tanto. È vero. Lo skypiamo. Sì, ma adesso di meno. Screenshottare. Screenshottare, è vero. Esatto, quindi spesso sono termini della tecnologia perché giustamente la tecnologia, la Silicon Valley è in America e in America si parla inglese. Quindi sono termini tecnici che sono entrati nel mainstream. Lo faccio anch'io, io dico spesso schedulare. Che io odio. Che sarebbe pianificare, però nel gergo tecnico, oppure sì, briefare, facciamo un briefing, facciamo un debriefing. Allora, noi non siamo d'accordo su questo, quindi chiediamo a voi anche che cosa ne pensate. A me non piace per niente questa tendenza e forse la vedo come un problema, e non è veramente un problema, però mi sembra che si impoverisca la lingua italiana, no? Quando noi adottiamo delle parole e che siamo un po' pigri noi italiani, non pensiamo molto alla lingua, noi usiamo l'italiano così, non pensiamo che sia bello l'italiano. Pensiamo no? che sia démodé. Esatto, ci sono anche molti termini francesi per parleremo. essere onesti, però adesso parliamo degli anglicismi, quindi degli inglesismi, termini inglesi. E secondo me sì, si impoverisce la lingua quando ci sono troppi prestiti da un'altra lingua. Perché siamo pigri, non pensiamo a come potremmo dirlo. Però forse io ho sempre sostenuto questa cosa, io e Francesca abbiamo anche discusso di questo. Io penso che l'italiano lo faccia anche perché ha paura di essere considerato antiquato. L'Italia è un paese di tradizioni, è un paese anche molto arretrato come mentalità, per molte cose, e quindi è un po' un tentativo usare i termini inglesi di far vedere di essere globalizzati, di essere moderni, di essere tecnologici. Se uno dice ti mando una posta elettronica, sembra di dire ti mando un telegramma con il Corriere Espresso. Cioè, invece dire ti mando una email, questa cosa ci fa sentire moderni. Poi magari abbiamo l'internet che va pianissimo, però cioè, ci sentiamo nel futuro, Sì, ci sentiamo al pari degli americani, ad esempio. Sicuramente è una questione sociologica interessante, antropologica interessante. Secondo me noi ci sentiamo inferiori, no? Ci sentiamo rispetto all'America, ad esempio, ci sentiamo e quindi dobbiamo far vedere che noi siamo moderni e che noi siamo avanti e anche rispetto a una generazione come quella dei nostri genitori che spesso non ha mai imparato l'inglese, i giovani, no? La nostra generazione tende a essere un po' io dico questa cosa in inglese, tu non sai che cosa significa. Quindi è anche un pochino presuntuoso, no?
soprattutto la gente della Sì, nostra è età vero, lo è fa, vero. di dire una parola in inglese e poi quando la mamma dice che cosa significa? Mamma, ma Non come lo non lo sai? sai, cioè. E questo ha portato anche a un tentativo dei cosiddetti boomer, altro termine inglese, quindi i nostri genitori, quelli nati a cavallo tra gli anni 50 e 60, un tentativo di utilizzare questi termini un po' senza sapere esattamente cosa significhino e un po' senza saperli pronunciare. Ad esempio un termine che io sono molto sorpreso, ma è entrato nel vocabolario anche di adulti appunto di 60-70 anni, è fake news, che però spesso viene detto fake news, è una fake news. Non la Cioè, sanno lo ripetono pronunciare. ma non sanno neanche cosa vuole E dire. poi è così semplice, ad esempio nel caso di fake news esiste bufala, è una bufala, Notizia una falsa. notizia falsa. Perché devi dire fake news? Non si capisce, alcune veramente sono immotivate, no? Queste parole, questi prestiti sono... Boh, ma perché abbiamo bisogno di dire fake news, che è più difficile da pronunciare e metà della popolazione italiana all'inizio almeno non capisce di che cosa stai parlando, no? Già. Invece la lingua francese. Mm, La lingua francese secondo me è invece segno di una persona distinta, sofisticato. sofisticata. Noi abbiamo tantissime parole che usiamo in italiano che derivano dal francese. Diciamo garage, che comunque è un termine di origine francese, non diciamo certo autorimessa, perché autorimessa sembra un termine che poteva usare uno degli anni 30, no? Metto la mia automobile nell'autorimessa. Quindi usiamo tantissimi termini francesi, Sì. non me ne vengono tanti in mente, ma insomma sicuramente ci sono tanti prestiti linguistici dal francese. Sì, soprattutto nel mondo del trucco, del make-up. Il maquillage. Il maquillage, ci sono sì, tantissimi, anche nella cucina ovviamente. Lo champagne, beviamo lo champagne, però non è considerato segno di modernità. Anzi, è una cosa da persona culturata. A volte c'è chi, per far vedere di avere un livello culturale molto alto, mette un termine francese, no? Tipo bon mot. Abbiamo fatto una soirée, anziché dire una serata, abbiamo fatto una soirée. Sì, però... Sono andato a un matinée, cioè tutti i termini di un po' un'aristocrazia, ecco. Sì, però un modo un po' antiquato di esprimersi. Quindi sì, antiquato e sofisticato il francese e tecnico e moderno l'inglese. Giusto, giusto. Questa è una cosa molto interessante. E altre lingue che ci hanno influenzato? Tedesco pochissimo. Poco, sì, pochissimo. Abbiamo forse un po' lo spagnolo per effetto della vicinanza linguistica. Ma noi pensiamo che basti aggiungere una S. Esatto. Non proviamo neanche a... Ecco, molto spesso, ad esempio, le parole straniere noi non cerchiamo di pronunciarle con la pronuncia corretta, perché diventa una cosa molto, molto buffa. C'è un italiano che dice ho bevuto del gazpacho, cioè ho bevuto del gazpacho, ho mangiato... si mangia il gazpacho perché però è liquido. Sì. Ho mangiato un Wurstel, non dici ho mangiato un Wurstel, o non dici no, ho mangiato una tortiglia, cioè si tende a italianizzare la pronuncia. Questo comunque succede in tutte le lingue del mondo, cioè si semplifica la pronuncia della lingua originale per adattarsi alla lingua di arrivo, perché sennò impazziamo tutti. Però farlo con l'inglese è un po' rischioso. È un po' rischioso, sì, perché ci sono dei suoni che in inglese sono differenti, ma noi li percepiamo come lo stesso suono. Facebook, esatto. Sono stato su Facebook. YouTube, sono andato su YouTube, voi ci state guardando da YouTube con il nostro iPhone. No, dai, quello non succede, però succede molto con WhatsApp, che si direbbe WhatsApp, però questo suono non l'abbiamo, quindi diciamo WhatsApp, ma molti... Come diciamo una famosa marca di abbigliamento sportivo? Nike? No. Nike, che però in inglese mi dicono si dica Nike. Come chiamiamo una famosa marca di dentifricio? Colgate? No? Come dicono gli italiani diciamo Colgate. In realtà sarebbe il Colgate. Sì. Però non proviamo nemmeno a pronunciarlo. Però diciamo che l'esempio di Colgate è interessante perché è l'azienda che ha deciso che in Italia si pronuncia Colgate e quindi anche nelle pubblicità dicono Colgate perché almeno è intelligente, no? Almeno la gente sa come si scrive invece che... Se no l'italiano va a cercare Colgate scritto con magari la E e dice non c'è Colgate, c'è Colgate, ma è la stessa cosa, quindi per non generare confusione... Infatti è una cosa che penso, un consiglio che do ai pubblicitari stranieri, vedo tantissimi marche che si lanciano nel mercato italiano e hanno una pronuncia difficilissima. E il loro sito web ovviamente è il nome della loro marca,
ma se non spiegano come va scritto, gli italiani non riusciranno mai a raggiungere quel sito web, perché magari una pronuncia, magari c'è ad esempio Sì. una W con una H, no? Tipo Mhm. white, tipo where. Sono dei dittonghi che noi italiani facciamo molta fatica, non tutti, vedete, quelli che parlano bene inglese no, però l'utenza un po' più anziana che conosce meno l'inglese probabilmente andrà a cercare su Google Sì. una cosa che non c'entra assolutamente nulla. E nel caso delle aziende straniere posso capire, ma le aziende italiane Giusto. che si scelgono dei nomi inglesi io non le capisco, perché lo sai che la gente lo scriverà male, non riuscirà a trovare il tuo sito web, non riuscirà a trovarti su Google Maps, avrà un sacco di difficoltà, però per essere moderni, non so, il negozio di parrucchiera di provincia si chiama... Hairstyle Italia in Rome, very well dressed and good hairs.it. E poi molto spesso sono anche sbagliati in inglese, quindi hanno anche un effetto molto comico se tu sai l'inglese, no? Sì, quindi a me è una moda che mi infastidisce un po'. Torniamo alle parole italiane. Però c'era un movimento negli anni 30-40 che promulgava il ritorno un po' all'Italia, quindi c'è anche quel pericolo lì, no? Sì. C'è anche chi ad esempio negli anni della seconda guerra mondiale, gli anni 30, 20, 30, 40, non si poteva più usare la parola sandwich, che però era un termine che veniva utilizzato perché il panino, il sandwich, è stato inventato in Inghilterra. E quindi ci fu un famoso poeta che inventò il termine, che era D'Annunzio, se ricordo bene, che inventò il termine tramezzino, qualcosa che si mangia tra due pezzi di pane, no? Soltanto per non usare il termine sandwich, che era inglese, quindi era dei nemici. Sì, forse la motivazione era sbagliata, ma il concetto di creare parole nuove di per sé non deve essere visto, secondo me, come una cosa ideologica, no? Necessariamente, ma dovrebbe essere così, un chiediamoci come c'è un nuovo concetto, dai, proviamo quindi a dirlo. Noi stiamo registrando il nostro episodio vocale sul nostro telefono furbo. Stiamo usando un telefono furbo attraverso la rete interconnessa per pubblicare su Tubi, perché di base è un po' difficile. Sul tuo tubo. Sul mio tubo. Perché non mettiamo sul tuo tubo? Molto interessante questa cosa. Quindi fateci sapere, lasciate un piace sul nostro, un mi piace sul nostro video, sì. Così sarete nostri seguaci, non siete follower, siete seguaci. E esatto. Adesso a proposito, ecco, abbiamo anche il nostro gatto volete, qui che... Lampo vi saluterà. Ecco, e Lampo nostro cat, il nostro gatto. Lampo vuole anche ricordarvi di iscrivervi al canale e di scaricare il PDF gratuito che vedete nel link in descrizione. Mi raccomando, anche Lampo, se no poi si arrabbia. Un saluto e alla prossima puntata di Una tazzina veloce. Ciao!